Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2022. Sono tendenze energetiche generali, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda, grazie. Allora, wow! Ariete, abbiamo il diavolo. Qui si tratta di lo metto qui che magari si vede meglio. Vediamo poi stendendo le altre carte quanto spazio mi ci vuole. Il diavolo parla di condizionamenti, parla di qualche tipo di costrizione o di schiavitù volontaria normalmente, quindi è una sorta di schiavitù alla quale vi state adeguando. Può essere una schiavitù di tipo mentale o può essere proprio una schiavitù di tipo fisico, nel senso che magari sentite che non avete molta capacità di movimento all'interno di una relazione o all'interno di una situazione. Andiamo a vedere con i tarocchi. Allora, abbiamo la carta del mondo al contrario. Il mondo al contrario, wow, ruota della fortuna, wow. Abbiamo la carta della giustizia, quindi 3 arcani maggiori, devo dire che si inizia belli belli potenti, in effetti giustamente l'energia del diavolo parla proprio di questa energia passionale, ok? Allora, devo dire che nonostante si arrivi da quello che è una situazione di mondo al contrario, nel senso che probabilmente o a qualcuno gli si è ribaltato il mondo, le sicurezze, gli ha dato un giro completo alla propria vita, o probabilmente qualcuno avrebbe voluto fare qualche tipo di cambio che per questioni di diavolo, per questioni di costrizione, di impotenza, mi verrebbe anche da dire, non è ancora riuscito a fare. Avete un sacco di arcani maggiori. Ma c'è poi la ruota della fortuna e vicino la giustizia. Qui c'è il destino che ci mette lo zampino, perché la ruota della fortuna fa riferimento alla ruota del destino, al karma, quello che è scritto, e la giustizia anche fa riferimento a quello che è la giustizia divina. Quindi per qualcuno la ruota della fortuna potrebbe rappresentare qualche tipo di vincita, qualche tipo di eredità, qualche tipo di mi parlano di respiro, è come se arrivasse una sorta di, ehm, svolta che vi dà un respiro verso questa situazione di diavolo che voi state, vivendo, state sentendo, okay? Andiamo avanti poi con un 9 di pentacoli e con la carta del matto. Il 9 di pentacoli normalmente è una carta di indipendenza, parla di amor proprio e qui è un po' forse quello che manca. Di solito quando c'è il diavolo di mezzo, si parla sempre un po' di condizionamenti, di, manipolazioni ed è un po' la carta contrapposta, se vogliamo, alla carta degli amanti. E il 9 di pentacoli io lo considero l'arcano minore, quindi parla proprio di quello che è l'amor proprio, che sento per molti in questo momento, ha bisogno di essere lavorato, diciamo così. Probabilmente qualcuno pecca di amor proprio, non ne ha abbastanza ed è per quello che, non si riusciva a fare questo cambio, okay? Poi abbiamo il matto, l'8 di coppe e un 6 di coppe. Allora, la carta del matto vi dice di aver fiducia nella vita, vi invita a fare il salto, è una carta di nuovi inizi, è una carta di azione. Vi ricordo che qui avevate la ruota della fortuna che è un 10, è la fine di un ciclo e qui ci si sta preparando per il ciclo successivo. E difatti poi qui abbiamo un 8 di coppe, quindi qualcuno riesce a prendere distanza, riesce ad allontanarsi da qualche tipo di situazione, da qualche tipo di,
relazione, di persona, di emozione anche potrebbe essere, okay? L'8 di coppe normalmente parla di quello che è il fare un viaggio interiore, andare per quello che è la ricerca della propria verità. È un po' l'arcano minore dell'eremita se vogliamo. Dopodiché abbiamo un 6 di coppe. Allora qui potrebbe esserci qualcuno che, in un certo senso sente quello che è un vuoto, se vogliamo, dovuto al passato, e con quest'otto di coppe io sento che qualcuno va letteralmente incontro a questo vuoto, va dentro a questa nostalgia, a questo sentimento, okay, per proprio elaborarlo, per trovare la propria verità. 6 di coppe molte volte fa riferimento anche alle anime gemelle, okay? Non ho tante carte, però potrebbe per qualcuno sì, essere un riferimento. Più che un'anima gemella, vedendo che comunque come inizio sesa avevate il diavolo, può essere un'anima karmica, quella verso la quale voi state andando, okay, perché l'8 di coppe è una carta di movimento. Il matto anche è una carta che indica un'azione, l'andare verso, okay, potrebbe anche far riferimento al fatto che qualcuno torni al passato. In questo caso sento che siete voi che andate indietro, che tornate indietro, okay, più che una persona che arriva. Okay, andiamo a vedere con i mini tarocchi che cos'altro riesco a dirvi. Vediamo un pochettino che altri messaggi arrivano. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con i commenti, con le condivisioni e con le loro iscrizioni. Okay, andiamo a vedere il mondo al contrario. Okay. Abbiamo un 9 di coppe e un 9 di spade al contrario. Mh. Probabilmente, non si vuole effettuare questo cambio perché vedendo queste 2 carte, così, c'è un po', mi verrebbe da dire, l'illusione di quello che è un appagamento, che è quello di cui mi parla il 9 di coppe. È come se qui qualcuno fosse in quello che è il sogno di essere in una zona di appagamento, di essere in quello che è il sogno compiuto. Però guardate, il 9 di spade normalmente parla di quello che è il risveglio da un incubo, quindi è come se in realtà così tanto sogno non fosse. E difatti comunque la carta iniziale è un diavolo, quindi così tanta bella energia c'è comunque, magari non è così brutta, il diavolo magari parla anche solo di qualche rabbia repressa, non necessariamente di una tossicità cronica. Ecco, ognuno lo interpreti, lo adatti diciamo alla propria situazione personale. Andiamo a vedere il 10, la ruota della fortuna? Okay, allora abbiamo il 10 di bastoni al contrario e un'altra volta la giustizia che era già uscita qui. Quindi, di nuovo qui c'è un altro 10, bisogna lasciarsi indietro qualche cosa. Di nuovo c'è la carta della giustizia. C'è bisogno di tagliare, c'è bisogno di alleggerire tutti questi pesi che ci si sta portando dietro. Il mondo dentro il quale voi vivete che vi sembra in questo momento magari non è un mondo nel senso, tutta la vostra vita. Magari un settore solo della vostra vita, però quel tipo di mondo lì, sento che ha qualche, proiezione di troppo ed è per quello che avendo poi anche la giustizia, ehm sì, c'è questa necessità, questo bisogno di tagliare, di lasciare indietro, di cambiare le cose. Qui sento che qualcuno potrebbe aver ricevuto una grossa ingiustizia, perché comunque ce l'abbiamo in due situazioni diverse. Sento odor di agrumi, magari a qualcuno risuona. Andiamo a vedere questa giustizia perché qua, per piacere, grazie. Sì,
E come vi avevo accennato, qualcuno ha subito una grossa ingiustizia da parte di questo cavaliere di coppe. È come se perché adesso giustamente poi avendo il 9 di bastoni, voi siete comunque sulla difensiva, avete paura, di quello che, potrebbe arrivare diciamo, di come si potrebbero mettere le cose. Per qualcuno potrebbe far riferimento, anche al volere una separazione, al volere dividersi, perché comunque la giustizia arriva per tagliare. Molte volte fa riferimento proprio a quelli che sono, gli atti di divorzio, di separazione, se magari, non so, ci sono dei patteggiamenti da fare, ecco, parla anche un po' di quello. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli perché qui qualcuno ha paura di non farcela da solo o da sola. Allora abbiamo il fante di bastoni e il 10 di spade. Sì, esattamente. Qui qualcuno ha paura di non essere in grado di farcela da soli. Bisogna però chiudere questo ciclo, perché abbiamo un 10 qui, un 10 qui, un 10 qui. È importante per voi lasciarvi indietro, questo ciclo del diavolo secondo me, questa tossicità. Che poi in realtà all'inizio della stesa non è così male, cioè nel senso è come se qui ci fosse la presa di consapevolezza del fatto che bisogna cambiare e qui arriva un fatto, qualche cosa, un evento predestinato, qualche cosa che cambierà le carte in tavola, okay? Andiamo avanti, vediamo questo matto, perché il matto mi dice che in qualche modo riacquisirete la fiducia. 4 di coppe al contrario e ruota della fortuna un'altra volta, quindi sì, di nuovo il matto mi parla di una, nuova e rinnovata fiducia in quello che è la vita, in quello che è questo magari tipo di relazione o questa situazione. Anche il matto parla di fare un'azione, parla di nuovi inizi e qui sento di, dirvi di non aspettarvi l'aiuto di nessuno. Cioè andate avanti per la vostra strada, andate avanti con la vostra testa, anche se gli altri vi dicono: no, ma magari se è un divorzio, qualcuno vi dice i figli, la famiglia, i voi ascoltate il vostro cuore, okay, perché gli altri possono dare consigli, ma li danno sempre filtrati dalla loro esperienza, dalle loro credenze limitanti, dal loro dolore anche, quindi molte volte le persone vi danno dei consigli perché tendono a proteggere se stesse e magari non è la cosa migliore per voi. Andiamo a vedere questo 8 di coppe che mi parla comunque di un allontanamento o un viaggio interiore. Abbiamo un re di bastoni, di nuovo un 6 di coppe, la carta del mondo un'altra volta, il 3 di spade. Wow! Allora, qui si potrebbe trattare di allontanarsi per qualcuno, scusate, da questo re di pentacoli, da questa potrebbe essere una sorta di stabilità o potrebbe essere una persona, magari proprio la persona della giustizia, della separazione. Per qualcuno potrebbero esserci dei figli in mezzo e quindi magari un po' la remora è quella, al cambiamento, ecco perché all'inizio magari c'era questo mondo al contrario dove si diceva: "Ma mi separo o non mi separo? Smetto di vedere questa persona o no?" Però comunque con questo 8 di coppe c'è il mondo, c'è di nuovo un cambio, sento quello che è il questo portar fuori, se vogliamo, anche tutta questa sofferenza di cui mi parla il 3 di spade. Andiamo a vedere il 6 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un asso di denari e un cavaliere di denari al contrario. Sì, guardate, sempre dipendendo da che cosa rappresenta per voi questo 6 di coppe, quindi se rappresenta per voi il passato, piuttosto che i figli, piuttosto che qualche, anima gemella predestinata, sento che se così fosse, questo nuovo inizio di cui ci parla l'asso di denari e vi ricordo che anche l'asso di denari, come la ruota della fortuna, parlano di doni, di fortune, di vincite al gioco, di qualche tipo di dono anche monetario, che arriva inaspettatamente, okay?
C'è comunque un'energia molto lenta in quello che riguarda il vostro movimento, però sento che, essendoci questo asso di pentacoli, si va verso quello che è una nuova via, un nuovo modo magari di vivere la situazione o, o la relazione. Okay, bene, andiamo a vedere qualche consiglio da parte degli oracoli del cuore e poi andiamo ad estrarre un oracolo delle fatine. Wow! Passione. Permetti a cuore e anima di cantare con gioia. Che bella. E direi di io lo associo molto questa con la carta del mondo che avete anche qui, avete ben 2 volte la carta del mondo, 2 volte la ruota della fortuna. Quindi si prospetta un periodo di cambiamenti, se non sono cambiamenti proprio da un punto di vista fisico esterno, c'è il cambiamento perlomeno da un punto di vista interno. C'è quello che è l'evoluzione, la liberazione da questa situazione di tossicità, io sento, da questa situazione che vi faceva sentire costretti. Magari non è una situazione, magari sono solo dei pensieri che stavate facendo, però comunque si arriva verso quello che è una nuova fiducia, un nuovo modo di agire, un nuovo inizio, questo nuovo percorso che vi porta verso voi stessi. Il 6 di coppe molte volte fa anche riferimento a quello che è il bambino interiore, quindi per qualcuno si tratta, e anche il matto, quindi per qualcuno si tratta proprio di fare questo processo di detossificazione, okay, in questo senso potrebbe esservi perché mi parlano di fegato, quindi potrebbe essere utile per qualcuno, fare magari assumere delle tisane, che, prendete in erboristeria per appunto pulire e depurare il fegato, okay, magari in questo periodo se, potete limitare un po' il caffè, tutte quelle sostanze, quelle bevande insomma che intossicano un pochettino il corpo, mh. Bene, un ultimo messaggio da parte delle fatine. Vediamo che cosa hanno da dirvi. Guardate, in realtà non sento, cioè, a parte questa sensazione di separazione che ho qui, che non è per tutti chiaramente, sento che si va verso quello che è una nuova capacità di amor proprio. Se qui si faceva fatica, qui prendendo distanza, allontanandosi comunque, ehm, ci si ci si avvicina verso quello che è la guarigione del bambino interiore. Questo 6 di coppe può anche essere, perché guardate, notavo adesso che la carta della passione automaticamente l'ho messa sotto la carta del diavolo e in effetti il diavolo parla anche di passione, di una forte passione, okay, qui potrebbe anche essere, inteso come una relazione che magari è appena iniziata, che sembrava andare per il verso giusto, ma che ancora non arriva, ancora non si concretizza, okay, e nella seconda parte della stesa invece sembra che una vostra fiducia, un vostro cambio di attitudine porti a questo equilibrio nella relazione. Ripeto, ognuno lo applichi alla propria realtà di vita. Okay, allora andiamo a vedere. Equanimità, guardate, qui ci sarebbe stata meglio come disegno la carta della temperanza, però comunque come senso anche la carta della giustizia gliene dà, E poi abbiamo perseveranza e questa carta io la associo al al cavaliere di pentacoli, È una fatina che ha pazienza nel disegnare un mandala, quindi va avanti a passo lento, come vi dice questo cavaliere di denari, che essendo al contrario è quasi fermo praticamente, però andate avanti con perseveranza per il vostro obiettivo e cercate di essere equi, okay? Bene, cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.